Ciao amici geekers e benvenuti in questo nuovo video. La finanza personale è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. So che può sembrare un tema noioso, ma credetemi, ne vale davvero la pena. Informarsi e imparare a gestire al meglio le proprie finanze è importante. Purtroppo senza soldi non si può avere la moto, la casa, il cibo, le vacanze, niente di niente. Per qualcuno potrebbe essere una soluzione, ma per molti, compreso me, almeno per ora, no. Forse un giorno farò come Warren Buffett e donerò tutto a scopo benefico o a organizzazioni umanitarie. Sarebbe fantastico. Prima di tutto però bisogna investire nella propria educazione, perché è da lì che derivano tutte le opportunità e bisogna farlo in modo costante, anche solo con un libro che vi arricchisce. Io stesso ho studiato a lungo quest'ambito, perché come si dice l'intelligenza finanziaria non si insegna a scuola e il bello è che non si finisce mai di imparare. Ho messo in pratica quello che ho appreso, facendo anche diversi errori che però mi hanno portato ai successi di oggi. Certo, non sono ancora Elon Musk, ma da qualche parte bisogna pur partire, no? Se volete approfondire con delle vere e proprie lezioni di finanza personale, base, come le chiama il mitico professor Paolo Coletti, vi consiglio caldamente il suo canale. Lì troverete davvero ottime pillole anche di matematica e gestione patrimoniale intelligente. Un saluto al prof. Disclaimer, roba importante. Prima di iniziare, ci tengo a precisare che non mi ha pagato nessuno per fare questo video. Il video è solo a scopo informativo e di intrattenimento, non fornisce consulenza finanziaria, legale o altro. Le opinioni e informazioni fornite potrebbero essere incomplete o errate e non garantiscono la loro accuratezza. Non mi assumo responsabilità per perdite o danni derivati dall'utilizzo delle informazioni fornite. L'investimento comporta rischi e potresti perdere denaro. La visione del video implica l'accettazione di questo disclaimer. Buona visione. Oggi vi voglio mostrare una piattaforma di investimento online che uso da un po' e stiamo parlando di Trade Republic. Ho deciso di portare avanti con voi il mio percorso di finanza personale senza nascondere nulla e tengo a precisare che questo video non è in alcun modo sponsorizzato da Trade Republic e almeno per il momento non avrò sponsor per scelta personale. Voglio essere il più cristallino possibile con voi. Chissà in futuro, ma vi avviserò se le cose cambieranno, almeno ci proviamo. Il mio percorso è partito dallo studio, ma se vi va vi racconterò in un altro video un simpatico aneddoto che mi ha fatto avvicinare a questo mondo e che coinvolge anche Giulia. Ero alla ricerca di un buon broker, ho iniziato guardandomi intorno da Interactive Brokers a De Giro, a Directa, che tra l'altro uso ancora e di cui forse un giorno farò una recensione. Si tratta di un ottimo broker italiano, per la precisione è una SIM. Dicevo, finché non mi sono imbarcato in Trade Republic. Ho voluto fare un test iniziale anche perché seguendo un referral, ovvero il link di un altro utente, si ottiene un piccolo guadagno gratuito per entrambi e ai soldi gratis non si dice mai di no, vero? Anzi, se volete, anch'io ora ho un mio referral da condividere, ma non preoccupatevi, non è uno schema piramidale o Ponzi, qui escono tutti vincitori, win-win come direbbero gli inglesi. E così, dicevo, è iniziata la mia avventura. Nelle ultime settimane ho avuto modo di utilizzare la nuova carta di debito di Trade Republic e quindi voglio condividere con voi la mia esperienza, che positiva o negativa che sia, secondo me è giusto condividerla. So che molti di voi stanno aspettando pazientemente di riceverla o di scalare la classifica di accesso. O te la fanno sudare, così come tanti di voi già utilizzano Trade Republic per acquistare ETF o per guadagnare il 4% di interessi annui sulla liquidità presente sul conto. Analizzeremo tutte le funzionalità della carta, come l'1% di cashback sugli acquisti, e vedremo se ci sono commissioni da tenere in considerazione, ad esempio per i prelievi agli ATM o per i pagamenti in valuta estera. Lo confronteremo anche con Revolut per capire quale sia l'opzione migliore. Ovviamente vi spiegherò in dettaglio come funziona e la mia esperienza personale dopo averla utilizzata. Spero che questo video vi aiuti a capire se vale la pena richiederla. Sono riuscito ad avere in anteprima la carta di Trade Republic, scalando la classifica, e prendo una piccola percentuale se usate il mio link nella descrizione per aprire un conto. Come la prendono tutti, la prendereste anche voi una volta aperto il conto. È un ottimo modo per darmi una mano e anche perché questo video mi è costato un sacco di ricerche, fatiche e studio nel mio già risicato tempo a disposizione. Volevo essere cristallino sin da subito. Ma vediamo un attimo cos'è Trade Republic. Innanzitutto, Trade Republic è un broker tedesco con oltre 4 milioni di clienti in 17 paesi europei e 35 miliardi di euro in asset di gestione. È strettamente regolamentato da BaFin e alla fine dello scorso anno ha ottenuto una licenza bancaria completa. Avere una licenza bancaria gli ha permesso di emettere una carta di pagamento consentendoci di utilizzare la liquidità sul nostro conto per le spese quotidiane. Un motivo per tenere gli euro sul conto è che Trade Republic al momento paga il 4% di interesse annui su importi non investiti fino a 50.000 euro, garantiti da una tutela su depositi bancari di 100.000 euro, come tutti i conti bancari attualmente sul mercato.
Vediamo gli interessi sul conto. Per questo motivo io e anche parte della mia famiglia utilizziamo Trade Republic per guadagnare interessi sulla nostra liquidità. Gli interessi vengono accreditati all'inizio di ogni mese, quindi si capitalizzano portando il tasso effettivo annuo intorno al 4,07% se si lasciano maturare sul conto. Trade Republic è uno dei migliori broker a basso costo in Europa per ETF, azioni, obbligazioni, diventando il secondo più utilizzato dopo Interactive Brokers. Questo perché si paga solo una commissione fissa per ordini diretti di un solo euro, indipendentemente dall'importo, e nessuna commissione per i piani di investimento ricorrenti, perfetti per importi anche più piccoli, anche solo di 3 euro, e vi assicuro che l'abbiamo fatto, ci abbiamo provato. Inoltre si possono acquistare frazioni di azioni. Le azioni sono di esclusiva proprietà e mai prestati. Il broker è regolamentato in Germania e puoi trasferire i tuoi portafogli in qualsiasi momento, caratteristiche essenziali per gli investitori di lungo periodo. E ci tengo a sottolineare che le azioni, gli ETF non sono contratti, anche se sono frazionati, non sono CFD. La nuova carta di debito. Arriviamo finalmente alla nuova carta di debito, che immagino sia il motivo principale per cui state guardando questo video. La carta consente di utilizzare direttamente la liquidità su Trade Republic, sia per i pagamenti online che fisici, tramite la carta stessa oppure utilizzando Google, Apple Pay sullo smartphone, tramite i wallet. Ora si possono anche prelevare contanti dagli ATM direttamente dal conto di Trade Republic. Ciò che rende questa soluzione unica è che qualsiasi somma sul conto, in attesa di essere spesa, continua a maturare il pieno 4% di interessi. Normalmente ciò non è possibile. Di solito bisogna spostare denaro tra due conti e decidere se tenerlo su un conto di spesa non remunerato o su un conto risparmio separato che frutta interessi, ma non è direttamente accessibile per le spese quotidiane, come un conto deposito. Versioni della carta. Per quanto riguarda la carta, ci sono 3 versioni diverse. La carta virtuale gratis, con tutte le funzionalità delle altre carte, è utilizzabile online o per i pagamenti contactless, con lo smartphone tramite Google o Apple Pay. La carta classica, invece, ha un costo una tantum di 5 euro per le spese di spedizione e, se non sbaglio, ogni volta che la volete richiedere perché magari l'avete smarrita, sono sempre 5 euro. E infine la carta speciale specchiata in metallo che costa 50 euro e sembra avere un bellissimo aspetto. Probabilmente sceglierò di farmi spedire la versione classica a 5 euro, in quanto uso raramente la carta fisica e preferisco nella maggior parte delle volte il telefono, a meno che Trade Republic non me ne regali una in metallo gratis. L'unico vero vantaggio delle carte fisiche è consentire i prelievi di contanti dagli ATM, per il resto le funzionalità sono identiche. Tuttavia ritengo che avere questa flessibilità in più valga i 5 euro una tantum. Pari trattamento per tutti i clienti. Una cosa che apprezzo molto di Trade Republic è che tutti i clienti nuovi o esistenti con grandi o piccoli patrimoni investiti sono trattati allo stesso modo, stesso tasso del 4% sulla liquidità, stesso 1% di cashback con qualsiasi versione della carta e stessi investimenti ricorrenti senza commissioni. Nessuno cerca di venderti costosi piani premium per accedere a questi vantaggi, anche se ti offrono tantissime altre cose. Cashback dell'1%. Parliamo ora della funzione di cashback dell'1%. Trade Republic restituisce l'1% di quanto speso ogni mese come cashback, che però deve essere investito il mese successivo tramite un piano di risparmio ricorrente, cioè devi avere già un piano di risparmio ricorrente attivo e senza commissioni, non paghi nulla. Però deve essere di almeno 50 euro al mese, anche suddiviso in più piani, un minimo di 50 euro. Il cashback massimo accumulabile di 15 euro al mese, che può non sembrare molto finché non si considera che equivale a 1500 euro di spese mensili con la carta, cioè 1500 euro ti ridanno 15 euro. L'importo del cashback accumulato viene poi aggiunto al piano di risparmio scelto il mese successivo. Se non si vuole investirlo a lungo termine, un'opzione potrebbe essere impostare un piano su un ETF monetario a breve termine che replica i tassi attuali vicini al 4%. In alternativa si può vendere quanto investito, compreso il cashback aggiunto, appena il piano di risparmio viene eseguito. Personalmente preferisco che il mio cashback venga aggiunto al mio piano di risparmio mensile sull'ETF Vanguard FTSE All World. Eh sì, anche io utilizzo quello. Arrotondamento importi o round up. Un'altra funzione è l'arrotondamento degli importi, che arrotonda al prossimo euro ogni pagamento con la carta. Come funziona? La differenza viene detratta dal saldo e investita settimanalmente in modo automatico e senza commissioni nell'ETF o azione, quello che si preferisce. Personalmente non la userò, ma potrebbe essere un modo interessante per iniziare a investire regolarmente senza pensarci. Commissioni.
Ma a questo punto vi starete chiedendo se ci sono commissioni da tenere in considerazione quando si utilizza questa carta, giusto? Vediamo il caso dei prelievi di contanti dai bancomat ATM. Non ci sono commissioni sui prelievi di almeno 100 euro, indipendentemente dalla valuta e da dove ci si trovi nel mondo. Figata! Lo confermo perché ho testato personalmente, al di sotto dei 100 euro il prelievo costa 1 euro. Non c'è inoltre alcun limite sul numero di prelievi massimi, ma solo un massimale giornaliero di 1500 euro, un massimale settimanale di 6000 euro per motivi di sicurezza. In confronto con Revolut, con il piano gratuito, si possono prelevare solo 200 euro al mese, senza commissioni. Oltre si paga il 2%, ma non male direi. Per i pagamenti in valuta estera non ci sono commissioni di cambio. L'importo viene semplicemente convertito al tasso applicato da Visa quel giorno, senza alcun ulteriore costo o maggiorazione da parte di Trade Republic. Ho fatto dei test confrontando i tassi con quelli di Revolut. A volte Visa risulta leggermente più conveniente. Inoltre, nei weekend i tassi di Visa sono sempre risultati migliori di Revolut, che applica l'1% di commissioni extra. Tenete presente che Revolut limita a 1000 euro al mese le conversioni gratuite, mentre su Trade Republic non ci sono limiti mensili, ma solo un tetto di spesa giornaliero di 10.000 euro e un tetto di spesa settimanale di 20.000 euro per sicurezza. Sicurezza! A proposito di sicurezza, Trade Republic ha scelto di non stampare numero di carta, cioè sulla carta non c'è il numero, né la data di scadenza né il codice di verifica direttamente sulla carta, non c'è niente di tutto questo per motivi di protezione, così da poterla esibire tranquillamente per i pagamenti senza rischiare che qualcuno ve la copi. Per i primi acquisti online da un nuovo sito o app riceverete una notifica sull'app come ulteriore verifica di sicurezza. Riceverete inoltre una notifica per ogni utilizzo della carta. Nella sezione apposita dell'app potete bloccare la carta, cambiare il PIN, attivarla, attivare e disattivare i pagamenti contactless oppure attivare e disattivare i pagamenti online. La carta si blocca automaticamente dopo diversi tentativi di PIN errato. Se smarrita potete terminarla o richiederne una nuova. Le mie conclusioni. Per concludere, per mia esperienza personale, io sto già utilizzando la carta con Google Pay. Apprezzo molto che non ci siano costi di gestione, tutto è chiaramente definito, è cristallino, il denaro è garantito fino a 100.000 euro e frutta il 4% di cashback e guadagno dell'1% sull'utilizzo della carta, su 1.500 euro mensili di spese, che sono circa 15 euro di cashback, che può sembrare poco, ma sono soldi gratis, vi ricordo questo. Soldi gratis. Inoltre non ci sono commissioni di cambio valuta e posso fare prelievi limitati da 100 euro in su ovunque, in qualsiasi valuta, in qualsiasi posto nel mondo. Mica male. Passiamo ai lati negativi. Insomma, ci sono margini di miglioramento? Sì, credo di sì. Ad esempio, vorrei poter modificare il limite di spesa giornaliero o dividere i miei fondi in risparmio e un altro in spese, che maturino entrambi interessi. O a volte il servizio clienti è un po' lento, capisco che è il risultato di una crescita rapidissima di oltre 4 milioni di clienti in 17 paesi, ma penso che andrà migliorando nel tempo. Considerate tutte le funzionalità e vantaggi, credo che Trade Republic abbia realizzato la migliore carta di debito attualmente disponibile in Europa, motivo per cui io ho deciso che continuerò a utilizzarla per le spese quotidiane. Se volete provare Trade Republic e al contempo supportare il mio lavoro che ho fatto per questo video, potete utilizzare il mio link nella descrizione che c'è qui sotto. Se vi fate un account con il mio link in descrizione vi regalano 30 euro sul vostro conto, quindi vinciamo entrambi, win-win, anche Trade Republic. Oh, e non dimenticate di far esplodere il canale di like e iscrizioni, è gratis, ve l'ho detto prima, dai, aiutatemi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova carta, io continuerò a utilizzarla e magari nelle prossime settimane o mesi farò altri aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, è un po' diverso da tutti gli altri e soprattutto che vi sia stato utile. Se avete domande o commenti scriveteli qui sotto, vi rispondo appena possibile. Ci vediamo alla prossima!